bentornati su Era. Siamo mancati un po' perché il nostro amico Rez non è stato molto in forma, ma ora tutto ok, si è ripreso. Dalla prossima volta ci sarà anche lui. E volevo fare un update veloce. Niente, oggi c'è stato questo crash. Mi spiace per molti che sono stati liquidati, ho visto sono stati liquidati una marea di portafogli, però vabbè, salivamo, uno doveva sempre spostare lo stop o prendere profitto, io lo dico sempre. Uno deve sapersi sempre accontentare e prendere profitto giornalmente. Almeno io faccio così perché sono un day trader, ve l'ho spiegato da tempo. Day trader vuol dire che io opero giornalmente, nel senso che quando apro delle posizioni cerco sempre di avere un daily goal, ok? Quindi non so, che può essere $1.000, $2.000, $5.000 giornalmente, che uno prende, si mette l'alarm e prende e ha finito. Quella è la mia, diciamo, è quello che faccio io di solito. Però io personalmente le posizioni future di notte le tengo quasi tutte chiuse, o se tengo delle operazioni lo faccio raramente, però cerco sempre di spostare, avere o degli stop stretti o di spostare gli stop in break even o profitto se sono in profitto sull'operazione. Molti non lo fanno, molti lasciano sempre gli stop larghi, 6-7%, e soprattutto ho notato che tantissimi lasciano i limit order overnight quando dormono. Sbagliatissimo, non fatelo mai, perché se capita per esempio una cosa come oggi, che in 15 minuti vi fa un flash così, Bitcoin e le altcoin fanno un flash crash del 10-15%. Era abbastanza prevedibile alla fine. Ieri l'avevamo detto, avevo postato il grafico della Total 2 dove dicevo che si poteva andare a ritestare il livello indicato nel box. L'abbiamo fatto. Se nelle prossime ore mi tiene questo livello e soprattutto mi chiude la candela 2 giorni che scade domani qui sopra, penso che possiamo continuare in altcoin e salire un pochino più in alto. La cosa più importante di un trader è soprattutto il risk management, ve lo dico ogni volta, anche perché voi qui il trading non deve essere usato per diventare milionari in un mese, ma deve essere usato per fare pian piano, incrementare il vostro portafoglio e arrivare ad essere, diciamo, un pochino un trader indipendente, quindi farlo proprio come lavoro. Ma non è che giochiamo d'azzardo qui, che da un giorno all'altro ti ritrovi milionario. Molti il trading lo usano per questo, però il 99,9% alla fine vanno wrecked. Tipo oggi tutti quelli che operano così sono stati liquidati. Io personalmente non ho perso nulla, ho preso uno stop su Sand spot del 4%, che figurati, lo 0,5 del mio portafoglio, e per il resto ho preso degli stop in break even e in profit, ma il mio portafoglio è intatto, cioè l'ho anche scritto, anzi la giornata l'ho chiusa quasi in profitto, ora sto in profitto di $500 sui future. Stamattina ho aperto V spot, però l'ho chiuso con un 3% di loss, anche perché io poi valuto, guardo le candele, guardo Bitcoin come si muove, quindi prendo delle decisioni molto veloci. Poi semmai faremo un video un pochino più dettagliato sul risk management, che ve l'avevo già detto, dove vi dico almeno come opero io, e così potete, nel senso, tra virgolette, imparare un po' come gestire il rischio. Ok, vediamo un attimo Bitcoin, un'analisi veloce. Niente, il flash alla fine un pochino ce l'aspettavamo, perché il funding dell'altcoin era davvero elevato nelle ultime ore, stava salendo sempre di più. Infatti ho fatto anche molti tweet a riguardo. Bitcoin avevamo tracciato un canale che era questo, vediamo se lo riusciamo, vediamo l'altro grafico, c'era meglio, questo qua non mi piace, Bittrex, Binance, eccolo qui, facciamolo da nuovo così vediamo proprio come lo tracciamo. Cerchiamo di analizzare insieme il grafico. Vabbè, diciamo che questo qui era abbastanza semplice. Ieri tutti erano in FOMO su questo livello, infatti avevo detto semplicemente non devi essere in FOMO qui, dovevi essere in FOMO ieri. Quindi se avevi perso il
il pump aspetta, rilassati perché qui non c'era nulla da fare, alla fine eravamo in resistenza, era abbastanza semplice capirlo. Non mi aspettavo un dump così oggi, sono sincero, me lo aspettavo ma non così, però vabbè, ottimo, cioè niente di... Ok, tracciamo questo livello qui. Perfetto. Dopodiché tracciamo i livelli semplicemente facendo questo livello qui, dove vorrei aspettare uno sweep qui. Se prende liquidità qui, ci possiamo posizionare long, andare a ritestare i 30.000 e poi secondo me riscendere ancora. Mi piacerebbe vedere a me questo livello qui. Ve lo faccio vedere, questo dei 27.000 e mezzo, 27.4. Questo è il livello che a me piace di più, questo qui. Dove per me questo è diciamo il supporto chiave. Se perdiamo questo livello sul daily inizio a tornare bearish, sto sincero, e poi c'è quest'altro livello del low, però per me il livello chiave è questo sul grafico daily, ok? Questo livello qui. Se perdiamo quello sul daily divento di nuovo ribassista. Ora niente di complicato, possiamo provare un long in area 28,8, 28,7, se consolida l'orario sopra, se vi fa una divergenza bullish sull'RSI semplicemente, e andare a ritestare di nuovo l'area dei 29,8, 30.000 dollari e poi rishortare di nuovo fino ai 27,5 se perdiamo questo livello. Niente di complicato, io penso che sarà davvero choppy il mercato per le prossime 48 ore, perché quando ci sono movimenti così bruschi il mercato è sempre choppy, sempre. Calcolate questo, tipo ieri c'è stato questo pump, c'è stato choppy sulle altcoin, infatti lo abbiamo anche detto, ora si è scesi e ci sarà choppy di nuovo sulle altcoin, tranne se non abbiamo un pullback davvero violento che ci riporta sopra 30.000 dollari. Quella è l'unica, cioè se mi riporta sopra 30 e mezzo, lì si è di nuovo rialzisti e possiamo andare di nuovo a 32.000 dollari. Altcoin oggi sono state fatte davvero... C'è stata davvero una bella candela, alla fine dai ci stava perché salivamo da un po', molti si aspettavano che andavo moon, però la maggior parte hanno fatto questo movimento, ve lo faccio vedere su comp. In poche parole hanno rotto il daily, hanno fatto quasi tutti lo stesso movimento, rotto il daily. Vi faccio vedere come funziona un'operazione qui. Ok, andiamo sul daily. Rompe il daily, ci posizioniamo sul retest, giusto? Ok? Ci posizioniamo qui, semplicemente l'ho anche fatto questo trade, mettiamo lo stop qui sotto, 2%, TP 48 dollari. Come si fa? Allora, ok, entriamo, questo qua è il demand, questo qua possiamo mettere una bella trend qui sotto, ok? Cosa fanno tutti? Pensano quando sei dentro una posizione che sta andando bene, oddio sta salendo, andiamo moon, facciamo un 50%, andiamo a prendere profitto al top, diventiamo ricchi. Non è così, assolutamente. Come ti devi comportare? Semplicemente quando vedi che l'operazione è salita del 2-3%, soprattutto se sei sui future, se operi sui future, almeno come faccio io, sposta il tuo stop, il tuo stop portalo flat, fa niente se poi te lo va a prendere, vedi come si comporta la candela nel giorno dopo, se consolida ancora puoi rientrare e sempre rimetti lo stop flat, ricordate sempre di mettere il vostro stop flat quando siete in profitto, perché sennò andate rect, tipo oggi sono stati liquidati tutti con questo pattern, tutti, io assolutamente no, avevo tutti gli stop in profitto o in pari, quindi poco mi è interessato e soprattutto io prendo profitto quando mi fa un 3%, il 50% prendo di profit e poi sposto lo stop, sempre, io faccio sempre così, il mio obiettivo è sempre non perdere soldi, quindi io sposto sempre gli stop, prendo sempre profitto e a fine giornata voglio vedere il mio portafoglio verde, cioè non voglio vedere 1 milione, voglio vedere il mio portafoglio semplicemente verde. Giorno dopo giorno accumulo soldi. Questo deve fare un trader semplicemente. La maggior parte purtroppo non fa così, prende e va rect. Un altro esempio è non so, BNB, stessa cosa. Rompe il daily qui sopra, tutti si posizionano, ok, pump, parte, boom, candela in basso. Se avevi lo stop in break even non succedeva nulla, come è successo a me. Un altro è Ave, dove io sono entrato tante volte, che mi aveva rotto il daily. Vediamolo. Guardate, ve lo faccio vedere. Qui,
ok? Breakout, l'aveva fatto anche con volume, però che ha fatto? Consolida, consolida. Se vedete che 3-4 candele il prezzo non parte al rialzo, anche perché OBV aveva anche rotto, poi è risceso di nuovo, voi ve ne fregate, potete rimanere, per esempio entravate qui, io avevo messo lo stop 77 mi pare, era entrato, fa niente, ma cioè avevo preso anche profitto un pochino qua sopra, però mi ha preso lo stop in break even, fa niente, stop in break even, però soprattutto non ho preso uno stop e non ho perso il 12%. Quindi voi dovete ragionare così. Io oggi ho visto una marea di persone che dicevano stato liquidato, oddio ho perso. Cazzo, perché non sposti lo stop? Perché? Io non capisco, perché non mettete lo stop loss? Cioè, per me è essenziale, la base del trading avere risk management nel trading. Se non è questo, non fare trading, scordatelo, fai altro, non fare questo nella vita. Impara prima a gestire il rischio, impara a gestire le emozioni e poi fai trading. Io oggi ho voluto fare questa parentesi perché ho visto un pochino su Twitter il panico delle persone liquidate. Io sinceramente non ho perso nulla, cioè, anzi, sto in profitto. Ho fatto pure un tweet, dov'era? Lo troviamo. Io poi a volte ci scherzo, dico vabbè, lo faccio un po', non è per arroganza, lo faccio più che altro per far capire. Cioè, io oggi ho chiuso con 5, ero molto più alto, però ho preso gli stop in profit, ho preso uno stop e questo mi ritrovo, $500 di profitto, però va bene, fa niente. Però anche nel mensile io ho perso soltanto $500, cioè, però vabbè, uno non ha la gestione del rischio, non lo so, però sono stati liquidati una marea di portafogli, cioè sono stati liquidati più di 600 milioni di posizioni, quindi ho voluto aprire questa parentesi un pochino per farvi capire che il vostro obiettivo deve essere sempre non perdere soldi. Quindi mercato, niente, io qui starei fermo, vi ho detto su Bitcoin come mi comporto, sarà choppy, quindi statevi calmi. ETH avevo dato una buy zone ieri, l'ha presa, sui future ci è arrivato, che era la zona di 1960, avevo detto 1930. Ethereum semplicemente, una cosa al volo, se teniamo i $1900 sul daily rimaniamo bullish, se chiudiamo al di sotto col daily torniamo bearish, possiamo scendere pesantemente, quindi tenete d'occhio a questo livello. Tutto qui. Dalla prossima volta ritornerà anche Rezze, vi mando un abbraccio e un abbraccio a tutti voi. Ciao ragazzi.